Sono un creativo, non un tecnico. Non mi potete chiedere di spaccare il cappello in quattro. Sono un tecnico, non un creativo. Il mio compito è mettere in fila le cose. Queste frasi vi dicono qualcosa? A me sì, sicuramente. Da oltre 20 anni mi occupo di innovazione, in particolare di robotica applicata all'industria. E queste frasi rappresentano un modo abbastanza diffuso e comune di pensare, che dice: precisione e pragmatismo stanno qui, fantasia e intuizione stanno qui. Ma siamo così sicuri che il genio di Guglielmo Marconi sia così differente dal genio di Pablo Picasso? Io vi dico che le invenzioni di questo secolo, le invenzioni che hanno, per così dire, terraformato il nostro mondo, arrivano da un momento creativo, un'intuizione. Alcuni, non molti, alcuni di questi inventori passano alla storia come Marconi, ma la maggior parte di loro, per la maggior parte di loro restano relegati nel sottoscala della storia e nessuno si ricorda di loro. Vi faccio degli esempi. Qualcuno si ricorda chi è l'inventore del cellulare o del compact disc, del pannolino per bambini, della plastica? Per la maggior parte di noi queste invenzioni sono una sorta di frutto naturale dell'evoluzione tecnologica e nessuno sa però chi le ha inventate. Nessuno si ricorda della storia di questi inventori, storia in cui spesso la magia dell'intuizione incontra la concretezza della tecnologia. Vi presento Georges de Mestral. Lui era un ingegnere elettronico svizzero che amava fare delle passeggiate in campagna con il suo cane. Quando tornava, doveva perdere un sacco di tempo a togliere delle palline di un frutto di una pianta chiamata bardana che si attaccavano al suo maglione e ai peli del cane. Lui, incuriosito, cosa fece? Prese queste palline e le studiò al microscopio e vide che c'erano degli uncini che si attaccavano sostanzialmente alle maglie della lana e dei peli del cane e quando li strappava questi uncini tornavano come prima. Lì ebbe un'intuizione e George inventò il velcro. Quindi se oggi riusciamo ad allacciarci le scarpe molto velocemente o a mettere i guanti da sci in un attimo, toglierli per entrare allo ski pass, lo dobbiamo a Georges de Mestral e forse soprattutto al suo cane. Quest'altro distinto signore che vedete è la persona che forse ha più impattato da un punto di vista ambientale sul nostro mondo. Si tratta di Thomas Mitchley, è un chimico statunitense che negli anni 20 si mise a studiare dei composti chimici, tra i quali il piombo. In particolare studiava la capacità antidetonante del piombo. In quegli anni c'era un forte sviluppo legato alla motorizzazione. E lui capì che aggiungendo del piombo alla normale benzina poteva aumentare il potere detonante della stessa benzina. Da lì nacque la cosiddetta benzina rossa, la tristemente benzina chiamata al piombo, uno degli elementi più inquinanti dello scorso secolo e anche di questi ultimi anni.
Non contento, si inventò anche i clorofluorocarburi, i killer dell'ozono, per capirci, i gas delle bombolette spray. A forza di studiare questi composti si ammalò e in più si prese anche la poliomielite, che lo bloccò a letto. Da bravo inventore si inventò tutta una serie di carrucole e di funi che gli permettevano di salire e di scendere dal letto, solo che una mattina del 44 lo trovarono impigliato e soffocato nel suo stesso meccanismo. E poi dicono che il karma non esiste. Alcune invenzioni magari nascono dallo sbattere la testa contro la tazza del water, come è successo a Emmett Brown in Ritorno al futuro. Ma questa è un'altra storia, non ne parliamo. Fino a poco tempo fa io ero un perfetto sconosciuto, uno sconosciuto inventore di provincia. Oggi sono qui per parlarvi di una mia invenzione, un'invenzione che vuole sostituire una delle invenzioni più importanti della nostra storia, la ruota. Calma, non ho sbattuto la testa contro la tazza del water. Vi spiego. Un bel po' di anni fa ho iniziato a lavorare a un sistema, una sorta di motore per delle macchine da fitness. Questo motore presentava un problema di eccessiva attrazione, era un motore passivo che utilizzava una piastra magnetica e c'era dell'eccessiva attrazione che distruggeva le guide di questo motore. Per risolvere il problema ho pensato di mettere una seconda piastra magnetica per bilanciare il carico. Di lì mi venne un'intuizione e in poco tempo nel mio ufficio comparve uno strano oggetto, una struttura metallica con delle rotaie e un carrello. A parte il video. Si tratta di levitazione magnetica. Il carrello scorre sulle rotaie senza alcun attrito e senza alcun rumore. Voi mi direte com'è possibile? Come ho spiegato prima, l'intuizione che ho avuto è stata proprio quella di bilanciare il carico, quindi di far sì che queste forze si annullassero e generassero questo sistema di supporto. Quel prototipo rappresenta per me l'embrione di un sistema di levitazione magnetica che ho voluto chiamare Ironlev. Adesso immaginatevi di poter viaggiare da Genova a Milano in un'ora, in perfetto comfort, senza essere sballottati sul sedile, e soprattutto questo si potrà fare nelle normali tratte ferroviarie, perché Ironlev è in grado di levitare sulle normali infrastrutture ferroviarie. Voi mi direte, la levitazione esiste già, la levitazione magnetica per i treni esiste già, verissimo. Però, come saprete, quei tipi di levitazione magnetica richiedono strutture molto molto particolari. Ironlev invece lavora, come vi dicevo, su strutture convenzionali. Fino ad oggi la levitazione magnetica è stata usata da quei paesi che avevano a disposizione ingenti investimenti. Una sorta di, possiamo dire, gadget da parata per far vedere la forza dello Stato stesso. Io invece voglio democratizzare questa tecnologia e renderla disponibile anche in quei sistemi che utilizziamo tutti i giorni. Immaginatevi ad esempio i tram che circolano a livello urbano. Fa partire un video. Questo è un test
molto significativo e molto importante per me, perché ci ha dato modo di dimostrare che il nostro sistema riesce a lavorare su binari convenzionali, come avete visto. Tenete presente che siamo riusciti a raggiungere con un prototipo una velocità di 70 km/h che ci hanno limitato, perché era un cantiere sostanzialmente, ci hanno dato 2 km di tratta sotto forma di cantiere per poterci far effettuare questo test, e con un consumo bassissimo, dandoci il modo di provare che, come vi dicevo prima, questa tecnologia lavora effettivamente su binari convenzionali. Dopo questo test posso dire di non essere più un anonimo innovatore di provincia e sono stato contattato sia dai media ma anche da importanti aziende del settore, e se sono rose fioriranno. Quindi quando qualcuno vi dirà che un inventore e un artista, un creativo, sono due persone completamente differenti, ricordatevi delle storie che vi ho raccontato e ricordategli che un inventore a suo modo è a tutti gli effetti un artista e che la tavolozza che utilizza per dipingere le sue opere è il mondo in cui viviamo. Grazie.